Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire a moltiplicare questo, il ficus elastica, e lo farò mostrandovi ben due tecniche. La prima è tramite l'utilizzo di una singola foglia e la seconda è tramite l'utilizzo di un piccolo rametto, ed in entrambi i casi la tecnica è davvero molto semplice. Vi consiglio di seguire il video e di provare a rifare ciò che vi mostrerò, perché sono certo che una volta che otterrete questi risultati sarete davvero contenti di averlo fatto. Primo metodo, propagazione tramite fogliolina. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi una pianta che sia sana e forte. Occorrerà, come prima cosa, selezionare e prelevare dalla pianta madre delle foglioline che abbiano un'unica caratteristica, che siano perfettamente integre, quindi non dovranno presentare tracce di funghi, muffe o batteri, ma soprattutto rotture o essere secche. Quindi anche questa fogliolina, che apparentemente sembrerebbe perfetta, proprio perché ha dei punti secchi, io la scarterei a priori. Trovata la fogliolina adatta, per staccarla dalla pianta madre sarà sufficiente andare alla base e semplicemente tirarla via con uno strappo, in questa maniera. Ecco qua. Prendere un bicchiere e riempirlo con dell'acqua quasi sino all'orlo, dopodiché prendere la fogliolina ed andare semplicemente ad inserire all'interno. Non resterà altro che aspettare che questa inizi a produrre le prime radici. Nel frattempo posizionare il bicchiere in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti. Altra cosa molto importante è il fatto che all'interno del bicchiere l'acqua ci sia sempre e che almeno vada a toccare la parte inferiore della fogliolina. Trascorsi soltanto 20 giorni, andando a riprendere una delle foglioline che abbiamo inserito all'interno dell'acqua, si può notare che questa ha già iniziato a generare un apparato radicale e addirittura una delle sue radici è già lunga più di 1 centimetro. E dopo 3 giorni altre radici sono nate e stanno crescendo. Trascorsi soltanto altri 5 giorni, riprendendo il tutto, guardate come l'apparato radicale si sia sviluppato. Direi che è davvero impressionante pensare come da una singola foglia si sia sviluppato questo. Trascorsi più o meno 45 giorni, questo è il risultato, una fogliolina che ha creato un apparato radicale davvero molto importante. Questo sicuramente sarà in grado, nell'eventualità che poi nasca effettivamente un piccolo germoglio, di sostenerne la crescita, quindi direi che è davvero arrivato il momento di spostare il tutto in un vaso con del terreno. Andando a guardare meglio alla base della foglia si nota che già un piccolo germoglio proprio qui è spuntato, quindi direi che sta davvero procedendo tutto nel migliore dei modi e anzi meglio di quanto uno potesse sperare. Quindi procurarsi un vaso di circa 10 cm e riempirlo per circa metà di torba di buona qualità, dopodiché prendere la foglia e semplicemente andarla ad adagiare all'interno. Fate molta attenzione a non rompere l'apparato radicale, perché se doveste romperlo si comprometterebbe comunque tutto il lavoro fatto sinora. Dopodiché semplicemente andare a riempire il vaso in modo da coprire tutto l'apparato radicale. Ripeto, fate con molta delicatezza in modo da non rompere le radici. Una volta riempito, bagnare il tutto molto abbondantemente. Fate in modo che il terreno resti sempre umido sino a che non spunterà il primo germoglio, che dovrebbe nascere in teoria proprio qui. Posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti, sino a che la pianta non sarà alta almeno una ventina di centimetri. Trascorsi soltanto 30 giorni, riprendendo il vaso si potrà notare che alla base della fogliolina è nato qualcosa, c'è un piccolo germoglio, ed è proprio da qui che, se tutto andrà bene, si svilupperà la piantina. Col passare dei giorni la pianta cresce e si sviluppa sempre di più. Adesso il rametto è davvero molto piccino e anche le foglie, però vi assicuro che crescendo da qui si svilupperà poi la pianta, che diventerà davvero grande. Secondo metodo, propagazione tramite rametto. Nell'ipotesi che si decida di creare una talea tramite i rami della pianta madre, allora bisognerà stare attenti a due cose. La prima è l'età del ramo che si andrà a tagliare. Non dovrà essere né troppo giovane né troppo vecchio, dovrà avere un'età compresa tra 1, massimo 2 anni. Quindi quello all'apice è troppo giovane, quello alla base è troppo vecchio, troppo legnoso, e in entrambi i casi non produrranno radici. Quindi la parte migliore è quella centrale, quella che in pratica parte da questo internodo sino a quest'altro, perché appunto è compresa tra un'età di 2 anni. Altra cosa che comunque è molto importante è anche il diametro, dovrà avere un diametro di almeno circa 1 centimetro. E per tagliare i rami la cosa migliore sarà procurarsi una cesoia e sterilizzarla, in modo che poi non ci sia pericolo di passare funghi, muffe o batteri dalla lama alla pianta, e semplicemente fare questa operazione: andare e tagliare in diagonale rispetto al tronco subito sotto l'internodo, in questa maniera, così. Alla fine del taglio questo è ciò che si è ottenuto, ovvero la parte centrale della pianta, e da questa riusciremo ad ottenere ben 3 talee, facendo semplicemente degli altri tagli. Quindi, allora andiamo a verificare. Qui c'è un internodo e una foglia, quindi si va a tagliare subito sotto l'internodo
sempre con un taglio in diagonale, quindi taglio in diagonale rispetto al tronco ed ecco che abbiamo ottenuto un pezzettino della pianta. La stessa cosa la faremo con questo rametto, sempre taglio in diagonale sotto l'internodo e sotto la foglia ed ecco qua. E questo è il risultato finale, quindi 3 foglie con annessi 3 piccoli pezzettini di ramo, dal quale, se tutto andrà come si spera, nasceranno altrettante giovani piantine. Anche in questo caso riempire un bicchiere con dell'acqua ed andare semplicemente a posizionare la fogliolina col rametto all'interno dell'acqua. Trascorsi soltanto 20 giorni da quando abbiamo inserito i rametti nell'acqua, questo è il risultato. In questo rametto si vedono tanti piccoli puntini bianchi che non sono nient'altro che le radici, quindi l'apparato radicale in fase embrionale. Una volta che cresceranno saranno proprio loro a dare nutrimento alla pianta. E qui ci sono dei germogli, in questo caso qui ce n'è uno, che sta crescendo assolutamente in una maniera perfetta. Trascorsi soltanto 5 giorni, guardate come il tutto si sia sviluppato, quindi il germoglio è diventato lungo più o meno 5 cm e ci sono delle foglioline ben distinte una dall'altra ed in più l'apparato radicale sta crescendo. Adesso la radice qui è lunga più o meno 5 cm e ci sono tutti i puntini, questi, che si stanno sviluppando, direi, in modo assolutamente perfetto. Trascorsi 10 giorni, andando a riprendere la talea si potrà notare che questa si è sviluppata davvero in una maniera impressionante. C'è il germoglio che è cresciuto davvero molto, le radici anche. Arrivati al secondo mese, questo è il risultato. Direi che questa talea è davvero perfetta, proprio perché il suo apparato radicale si è sviluppato in maniera corretta e sana e allo stesso modo anche il germoglio, perché adesso è lungo circa 10 cm e le sue foglioline stanno crescendo rapidamente, ma soprattutto in maniera sana. Quindi direi che è arrivato davvero il momento di spostare il tutto in un vasetto con del terreno. Quindi prendere un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo più o meno per metà con della torba di buona qualità o comunque del terreno universale di buona qualità ma drenante, mi raccomando. Dopodiché prendere la talea e, facendo molta attenzione a non rompere l'apparato radicale, andare semplicemente a posizionare nel vaso, in questa maniera. Fate molto piano perché se dovesse rompere poi l'apparato radicale, tutto ciò che avete fatto sinora sarebbe compromesso. Riempite il vaso con dell'altro terreno in modo che tutto l'apparato radicale sia coperto e in modo da lasciare semplicemente il germoglio fuori dal filo del terreno. Terminata questa operazione, prendere un vaporizzatore e bagnare il terreno molto abbondantemente. Alla fine dell'operazione questo è il risultato finale, quindi una piantina assolutamente autonoma. Non resterà altro che aspettare che questa cresca. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.